Amici di Solfatara News, oggi vogliamo iniziare con un grande ringraziamento a tutti voi che ci seguite e ci sostenete ogni giorno. Grazie alle vostre donazioni sulla piattaforma GoFundMe, in meno di 24 ore abbiamo già raggiunto il 6% del nostro obiettivo, ovvero 367 euro, per l'acquisto del nuovo drone termico, uno strumento che ci permetterà di monitorare in modo ancora più preciso e costante tutta la zona dei Campi Flegrei. Questo traguardo ci riempie di orgoglio e ci fa capire che il nostro lavoro non è inutile, che il nostro impegno nel raccontare ciò che accade davvero sotto i nostri piedi è riconosciuto e condiviso da una comunità di persone consapevoli, attente e coraggiose. Un grazie sincero va anche a chi ogni giorno guarda, commenta e condivide i nostri video. Siete parte integrante del nostro progetto e del nostro impegno quotidiano per la verità e la sicurezza. E per chi è nuovo sul nostro canale, vi invitiamo a iscrivervi e, se potete, a contribuire alla nostra raccolta. Ogni piccolo gesto ci aiuta a proseguire questa missione di informazione libera e indipendente. Ma veniamo ai fatti. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, esattamente alle 0:50, la Terra ha tremato di nuovo. Una scossa di magnitudo 3,3, seguita da un fitto sciame sismico, ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro localizzato nell'area di Pozzuoli, a circa 3 km di profondità. Le vibrazioni sono state avvertite distintamente non solo a Pozzuoli, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli e fino a Bacoli e Quarto. Si tratta di una delle scosse più forti delle ultime settimane e si inserisce in un trend che, ormai da mesi, mostra un progressivo e costante aumento della pressione nel sottosuolo flegreo. Nonostante la pioggia e le condizioni meteo difficili, siamo riusciti a far alzare i nostri droni per documentare lo stato della fumarola Pisciarelli. Le immagini che vi mostreremo tra poco sono impressionanti. L'attività fumarolica è in piena intensità, con getti di vapore in pressione che raggiungono altezze superiori alla norma e una densità di gas che conferma visivamente ciò che i dati dell'INGV segnalano ormai da settimane: un aumento continuo della temperatura e della pressione interna. Già nei giorni scorsi avevamo osservato una condizione anomala. La pressione visiva era sopra la media e lo avevamo detto chiaramente, non come previsione ma come constatazione. E i fatti purtroppo lo stanno dimostrando. Quando la crosta terrestre continua a sollevarsi, le faglie si caricano di tensione e la conseguenza naturale è una serie di sciami sismici sempre più ravvicinati e intensi. Finché il terreno continuerà a sollevarsi, continueranno anche i terremoti. La situazione nel cratere della Solfatara non è diversa, anzi, nelle ultime ore abbiamo registrato un incremento evidente dell'attività anche nella parte alta del cratere, dove nuove fumarole si stanno aprendo e i vapori fuoriescono con una forza crescente. Segno che la pressione interna è in aumento e che il sistema vulcanico non sta trovando sfoghi sufficienti per bilanciare l'energia accumulata. Eppure, davanti a tutto questo, il silenzio delle istituzioni è assordante. I bollettini ufficiali arrivano, ma non parlano mai chiaramente al cittadino. I media nazionali accennano alle scosse, ma evitano di spiegare cosa esse significhino davvero in termini di evoluzione del fenomeno. E questo silenzio, per chi vive qui, è inaccettabile. A rendere il quadro ancora più preoccupante è la totale immobilità della macchina amministrativa. Le vie di fuga restano bloccate, i lavori stradali nel centro di Pozzuoli sono fermi da settimane, con cantieri aperti e strade principali chiuse senza motivo apparente. In caso di emergenza, con quali percorsi si pensa di evacuare decine di migliaia di persone? I piani di evacuazione, lo ricordiamo ancora una volta, sono vecchi, sottodimensionati e assolutamente inadeguati alla realtà attuale. Lo denunciano da tempo vulcanologi di fama internazionale come Giuseppe Mastrolorenzo e altri studiosi, ma tutto resta fermo. Si parla, si promette, ma non si agisce. E la Terra intanto continua a muoversi. Noi di Solfatara News continueremo a fare quello che facciamo ogni giorno: osservare, documentare, informare. Non per diffondere paura, ma per diffondere consapevolezza. Perché ciò che è pericoloso non è la verità, ma l'ignoranza. E per continuare a farlo abbiamo bisogno anche di voi. Il nuovo drone termico che vogliamo acquistare non è un capriccio. È l'occhio che ci permetterà di vedere dove nessuno guarda, di capire i segnali prima che sia troppo tardi, di avvertire la popolazione con dati reali e immagini inconfutabili.
Ogni contributo, anche piccolo, diventa parte di questa missione. Chi dona partecipa concretamente alla sorveglianza del territorio, alla sicurezza delle nostre famiglie, alla conoscenza di un fenomeno che riguarda tutti noi. Più strumenti abbiamo, più possiamo informarvi e proteggervi. Finché la Terra continuerà a tremare, noi continueremo a raccontare. Con i nostri droni, con le nostre immagini e con la forza della realtà che non si può più ignorare. Ma per farlo abbiamo bisogno della vostra mano, del vostro aiuto, della vostra fiducia. Entrate anche voi a far parte di Solfatara News, partecipate alla raccolta su GoFundMe e aiutateci a tenere accesi gli occhi su una terra che non dorme mai.